nulla, caro diario. Alla fine poi ci siamo messi in viaggio, visto? Al momento ci troviamo in Svizzera, sono le 7 di sera, 7:20. Sono partito più o meno verso le 3 qualcosa da Sesti Levante. Il viaggio sarà ancora molto lungo perché la Danimarca è ancora molto lontana. E comunque al momento non sono per niente stanco, ho appena mangiato un panino, ho sentito quello al telefono e questo mi ha molto rincuorato perché quando sono partito ero parecchio giù di morale, ero proprio giù e mi ha fatto bene via parlando un po' con lei al telefono. Lei sta monitorizzando tutti i miei spostamenti con WhatsApp perché ho condiviso la posizione con lei per 8 ore, quindi lei per 8 ore può riuscire a vedere esattamente dove sono sulla mappa e quindi mi sta diciamo seguendo da casa. Ho fatto più o meno 300 km senza fermarmi, non sono per niente stanco, mi sento molto riposato e ora che ho mangiato appunto un panino penso che proseguo. Devo dire che comunque la Svizzera è bellissima. Ci sono dei monti, dei monti altissimi, dei monti bellissimi e sono pieni di neve. Mi sono fermato un attimo qua al lato della strada e adesso riparto e niente, il viaggio prosegue. Allora, caro diario, non è passato molto dall'ultima volta che ti ho parlato, ma mi sono subito rifermato perché ho dovuto cambiare tutto l'assetto dell'Osmo. L'ho cambiato perché mi sono accorto subito che avere il microfono montato sopra, l'handle molto lungo, quello laterale, quello dall'altra parte, era troppo laborioso, quindi praticamente l'ho ridotto veramente al minimo. Ci ho lasciato giusto la luce e un piccolo handlebar laterale che però l'ho messo sotto, così è molto più portatile, molto più facile da usare. E perché mi sono accorto che tantissime volte qui per la strada, per la Svizzera appunto c'è un panorama fantastico, cioè non riesco neanche a spiegarlo veramente perché io non sono mai stato in Svizzera, e né tantomeno l'ho mai attraversata con la macchina, ma ci sono delle cascate, ci sono delle montagne, c'è della neve, c'è delle case tipo quelle degli Hobbit, ci sono delle cose fantastiche e non c'è un punto dove fermarsi se non proprio l'area di emergenza. Quindi mi sono fermato un attimo qua, ma perché io volevo proprio ricordarmi di questa cosa, perché questo che sto facendo è un diario personale, un piccolo vlog di questo viaggio che sto intraprendendo da solo e volevo veramente ricordarmi questa cosa, quindi ora scendo un attimo di macchina perché voglio ricordarmi questo panorama che è l'unico punto che appunto mi sono potuto fermare. Cazzo, non riesco neanche a parlare. Scusate il vento? Quella laggiù è una cascata, non so se si vede bene ma è una cascata, c'è un'aria fresca qua. Devo ammettere che questo è un posto bellissimo. La Svizzera, tutta la Svizzera, da quando sono entrato in Svizzera è tutto verde, è tutto, cioè con tutte le tonalità di verde più verdi immaginabili e il bianco della neve lassù in cima, queste montagne altissime che sfrecciano verso veramente il cielo, è uno spettacolo, è bellissimo. È bellissimo e mi gira così tanto le palle essere qua da solo e non poterlo condividere con nessuno questo panorama. Proprio triste questa cosa. Vabbè.
Comunque, ora mi rimetto in marcia e cercherò per un po' di non rifermarmi, però se vedo qualcos'altro che merita, ovviamente ci avrò da rifermarmi di sicuro. Ok, dai, a più tardi. Ok, caro diario, sembra che non sarà facile. Mi sono fermato a un autogrill e sembra che chiudano alle 9 e adesso che ore sono? Sono le 9 e un quarto. 9 e un quarto, quindi è chiuso. Volevo prendere un caffè, non l'ho potuto prendere ovviamente. Vediamo quanti chilometri ho fatto fino adesso. Ne ho fatti 440 e me ne manca 1406 prima di arrivare a destinazione. Quindi penso che metterò un po' di gasolio, anche se qui costa una sassata, 1,81, 30 centesimi in più al litro rispetto all'Italia. Comunque credo di non essere lontano ormai dalla Germania. Dovrei guardare un attimo sulla mappa, ma penso di essere ancora in Svizzera, però è cambiato molto lo scenario. C'è sempre la neve sui monti ovviamente e tutto, però insomma siamo molto più in pianura, suppongo. Accidenti, mi sarebbe garbato prendere un caffè, anche perché volevo andare in bagno un attimo a fare anche la pipì e non si può fare. Ok, vabbè, dai, intanto proviamo a mettere un po' di gasolio, poi al limite al prossimo autogrill provo a rifermarmi a vedere se è soltanto una cosa che chiudono alle 9 qua in Svizzera o seppure anche in Germania chiudono alle 9. Sarebbe dura fare la nottata intera senza neanche un caffè, sarebbe veramente dura. Speriamo di no. Eccoci qua, molto più lunga di quello che pensavo che potesse essere. No vabbè, in realtà sapevo che sarebbe stata una lunga storia questa. Allora, finalmente ho trovato un autogrill aperto però non facevano caffè. Però perlomeno ho potuto pagare il gasolio che ho messo. Ho messo 41 euro di gasolio, costava molto poco, tipo 1,20 euro al litro qua. Non ho ancora capito se sono ancora in Austria o se sono già in Germania. Penso di essere in Germania. So che ho passato la dogana tra la Svizzera e l'Austria, però non ho visto altre dogane tra l'Austria e la Germania. Però diciamo che finora ho percorso 600 km da Sestri Levante e sono le 11 di sera. Ne rimangono ancora 1253 km da percorrere e il TomTom mi dice che dovrei essere in Danimarca, sulla punta della Danimarca, alle 10:21, quindi mi mancano ancora 11 ore e un quarto di viaggio. Nel frattempo, mentre camminavo, c'era la strada tutta dritta e mi sono mangiato un panino. Non è stato per niente difficile farlo perché la strada era completamente deserta e dritta, nonché fosse particolarmente buia. Io penso che non ho mai visto una strada così buia come l'ho vista in Austria.
per come, per quello che potevo, cioè, è difficile anche a spiegare a parole, ma per quello che ne potevo sapere, potevo anche veramente guidare una nave spaziale, perché potevo essere nello spazio se lo spazio fosse stato senza stelle. Era veramente tutto buio, vedevo soltanto la strada davanti e tutto quello che c'era intorno era completamente buio. E niente, si continua. No, mi sono sbagliato. Siccome prima, mentre stavo parlando qua, vedevo che là il caffè lo stavano facendo, quindi mi sono chiesto, ma magari sono io che non mi sono spiegato bene, ho chiesto un caffè e hanno detto che non lo facevano al caffè. Quindi sono tornato dentro e ho richiesto, ho cercato di farmi capire che volevo un caffè in Tedescauscheintern e ce l'ho fatta. Il problema prima era che quando lei mi ha detto come lo volevo, piccolo o grande, io gli ho detto ok e quella ha capito che in pratica non lo volevo il caffè, però ora me l'ha fatto grande. Questo è il caffè e brucia come lava, però non l'ho ancora sentito, quindi lo assaggeremo insieme, ok? Allora, probabilmente domattina questo sarà ancora caldo perché è veramente bollente e non sa di niente, non sa di caffè, sa di acqua caldissima, però non c'ha sapore del caffè. Riprovo, ma ha un vago sapore di plastica, però suppongo perché stia fondendo la plastica del beccuccio, penso che sia per quello che sa di plastica. Ok, va bene, penso che possiamo rinunciare all'espresso finché durerà questa storia. Perfetto, allora, caro diario, aggiornamento. È l'una di notte, mi mancano ancora 1102 km prima di arrivare a destinazione. Chilometri percorsi fino adesso 747 km. Benissimo. Mi sono fermato un attimo a un autogrill, così vedo se mi fanno un altro di quei terribili caffè. E niente, poi proseguo perché non capisco come, ma non sono ancora stanco. Cioè mi sento ancora molto sveglio e quindi ne approfitto ancora per continuare un po' a guidare. Mi fermo giusto per il caffè e poi via. Lunga ragazzi, è lunga. È veramente lunga. Ok, ho una piccola parentesi da annotare molto simpatica. Mi hanno fatto un espresso, sono riuscito a farmi fare un espresso. Il ragazzo era molto gentile e parlava anche un po' di italiano. Ha detto che era napoletano, poi ha detto che scherzava, ha detto che era bulgaro, però parlava un bel italiano. E rideva e ovviamente ha detto mafia, 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 mafia. Mi ha fatto ridere, stava fantastico. Però mi ha fatto un caffè veramente eccellente. Non ho idea di dove sono, comunque ora ricomincio subito, sono bello carico dal caffè e penso che per un altro paio d'ore posso andare avanti tranquillo. Ci tenevo a fare questa piccola nota che che comunque noi andiamo italiani, comunque quando siamo all'estero veniamo identificati per due cose, per gli spaghetti e per la mafia. Ok, caro diario, comincio ad essere un po' stanchino. Sono le 2:36 del mattino. Ho guidato
Da oggi alle 3 più o meno, da oggi alle 3 ho guidato per 876 km, me ne mancano ancora 976 prima di arrivare a destinazione. Mi sono fermato a un autogrill, mi sono fatto fare un espresso doppio, eccolo qua, che non è neanche male, tra l'altro, è buono. Caro, 3,50 € per un espresso doppio. No, forse neanche troppo caro, di verità. Il suo prezzo, via, per l'autogrill. E niente, ora penso che mi mangio un panino, mi rilasso un attimo e se mi prende sonno dormo qualche ora. Se non mi prende sonno riparto e faccio un'altra oretta di viaggio. È buffo che prima di iniziare a registrare mi vengono in mente mille cose da dire e poi quando inizio a registrare, boom, vuoto. C'era prima una cosa che volevo dire, che ho avuto dei problemi con le sigarette elettroniche, perché io sono tipo 3 mesi che ho smesso di fumare e da quando uso le sigarette elettroniche non ho mai sentito bisogno di una sigaretta normale. Però durante questo viaggio a un certo punto mi è proprio venuta voglia di una sigaretta normale, ho detto vabbè, giusto per il viaggio mi compro un pacchetto. Ho comprato il pacchetto, ora c'è una macchina dietro, vabbè, insomma ho comprato il pacchetto, per farla breve, ne ho accesa una, è stato come prendere una cucchiaiata di cenere, mettersela in bocca e cominciare a masticare, una cosa orribile, orribile. L'ho buttata via a metà e mi chiedo come ho fatto a fumare per tutti questi anni. Un sapore orribile, orribile. Mai più, mai più. C'è chi dice che quando ha smesso di fumare poi ne rimette in bocca una e ricomincia a fumare, È impossibile. Quando smetti di fumare non puoi più ricominciare. Il sapore che ti rimane in bocca è una cosa veramente devastante. Ok, vabbè, piccola parentesi che non c'entrava un cazzo col viaggio. Comunque, niente, mangio un panino e poi vediamo quello che si fa. A dopo. Ok, va bene, sono arrivato, non a destinazione ovviamente, arrivato per stanchezza. Sono le 3:47 del mattino, ho percorso 961 km e me ne manca 892 ad arrivare a destinazione. Ho guidato per praticamente per 13 ore di fila e ora comincio a essere veramente stanco. C'ho la vista un po' annebbiata. Prima c'è stato un lungo periodo di strada un po' di merda, che c'era pioggia, camion, salita, discesa e quindi sono dovuto stare parecchio concentrato e mi ha faticato parecchio e ora un po' ne risento, quindi ora mi metto a dormire per qualche ora. Sta albeggiando e sono le 5:15 del mattino. Ho provato a dormire un po' ma non c'è stato verso, ho provato un'oretta ma non riuscivo a mettermi comodo, quindi ho deciso di rimettermi in marcia. Al momento ho percorso qui mi segna 17 km, quindi si vede che sono 1017, perché dopo i 1000 si vede che si è riazzerato il trip e me ne manca 8:37 all'arrivo, però comincio ad essere molto stanco. Mi sono anche messo il dispositivo anti-addormentamento, che è quello che se la testa mi va giù fischia e sveglia. Non mi è mai fischiato, però mi sentivo proprio la vista un po' appannata, un po' offuscata, non mi sentivo proprio molto reattivo, quindi ho deciso di fermarmi un'altra volta, vedere se riesco a perlomeno a riposarmi un'altra mezz'oretta, un'oretta e via. Comincio veramente a accusare la stanchezza ora.
accuso veramente veramente tanto. È arrivato il giorno, quindi suppongo che questo sia giorno numero 2 e sono le 7:20 del mattino, mi mancano ancora 837 km. Fortunatamente sono riuscito a dormire qualche ora, un'ora e mezzo, 2, non lo so, non mi ricordo neanche a che ora di preciso mi sono fermato. E riposizionando un po' la roba dietro sono riuscito ad andare dietro e a, diciamo, a sdraiarmi per quanto fosse possibile, e penso di essermi addormentato per qualche ora e mi ci voleva. Ora mi sento molto meglio. Non posso dire di essere riposato al 100%, ma insomma mi sento un pochino più pronto a guidare nuovamente. Il tempo non è bellissimo, sta pioviscolando, è molto grigio, vedo anche molto più traffico, sia di macchine che di camion, mentre stanotte erano soltanto camion, ma pochi camion, soltanto camion e molti pochi, auto zero proprio, invece ora vedo anche molte auto. Ok, dai, allora ci riaggiorniamo a più tardi. Ed eccoci all'ennesimo pit stop. Abbiamo percorso fino ad ora 1190 km da ieri alle 3 che siamo partiti. Sono le 9:10 del mattino e mancano esattamente 666 km all'arrivo. 666. Mi dice che il TomTom dice che arriverò per le 3:24. Manca ancora 6 ore e un quarto di viaggio. Ora metto un po' di gasolio, anche se c'è ancora più di metà serbatoio, però insomma è sempre meglio tenerlo abbastanza pieno, e mi vado a prendere un caffè. Ci siamo quasi, dai. Qui c'è uno Starbucks, è il primo Starbucks che vedo da quando sono partito. Allora, sono le 11 del mattino, ho percorso 1325 km, me ne mancano ancora 534 e TomTom dice che arriverò per le 16:09. Ora mi riposo un attimo perché mi sento un'altra volta stanchino e penso che sia per via del tempo, proprio un tempo di merda, proprio un tempo che ti fa venire sonno, perché piove, è grigio, e ti fa venire sonno. Ovviamente quando uno è stanco è pure peggio. Poi magari mi vado a fare un caffè da Starbucks e poi si riparte. Oi oi. Ok, piccola nota aggiuntiva, ovviamente Starbucks era chiuso. Il perché fosse chiuso non lo so, forse è dovuto alla pandemia. Quindi mi sono dovuto fare un altro caffè dello sciacquone dell'autogrill, che ormai mi ci sto piano piano abituando a questo saporaccio in bocca. E vabbè. La cosa buffa è che più mi guardo intorno, più sembra che qua non abbiano idea di cosa sia la pandemia o il Covid. Qua non c'è nessuno con la mascherina.
Cioè, per assurdo, qua girano tutti senza mascherina. Le uniche persone che ce l'hanno sono le persone appunto che lavorano all'interno dell'autogrill. Per il resto la gente che ci va, ci entra, ci esce, tutti senza mascherina. Non lo so, mi fa strano. Dopo un anno e mezzo di facce tappate, vedere tutte le persone fuori con la bocca scoperta mi fa un certo effetto. Eccoci qua, ennesima sosta stanchezza perché cominciavo di nuovo a sentirmi stanco, sentirmi un po' rallentato. Chilometri percorsi 1418, me ne mancano 442 all'arrivo, mi mancano 4 ore e 16 minuti, dovrei arrivare per le 16:47. Ovviamente no, perché almeno una mezz'oretta ora mi fermo perché sono veramente stanco. Volevo fare una considerazione piuttosto buffa. Aspetta, spengo il motore però. Volevo fare una considerazione piuttosto buffa che mi ha fatto sorridere prima. Ho attraversato praticamente tutta la Germania e la maggior parte delle autostrade non hanno limite di velocità. Quindi io mi aspettavo di vedere sfrecciare dei missili terra-aria, no? E invece non è così. Pur non avendo dei limiti, la gente va a 110, 120, 130. Poi capita quello che passa magari a 180, ma ne avrò contati sì e no 10 in tutto, in tutta la Germania intendo. Poi incredibile, ragazzi, usano le frecce. Cioè, i tedeschi per cambiare corsia, sorpassare, rientrare, usano le frecce, indicano continuamente, sempre. Poi una cosa fantastica, avete presente quei coglioni che troviamo sempre in Italia, che a un certo punto te sei sulla corsia di sorpasso, fai già magari 130, magari pure anche 140, ti arriva quello col macchinone dietro, il classico coglione che poi ti comincia a sfanalare, quindi ti costringe a accelerare, no? Allora, le prime volte sì, mi metteva un po' ansia, anch'io acceleravo, poi ho imparato invece a rallentare. Quando vedo che c'è uno di questi qui che arriva, io levo gas e piano piano rallento e questo è costretto a frenare. Perché mi piacerebbe che fosse tolto questo vizio di merda che hanno queste persone. Pensavo che fosse una cosa abbastanza universale, invece no, soltanto una cosa italiana quella, perché qua non ho visto una sola singola macchina che ha sfanalato perché voleva sorpassare. Si mettono dietro con la distanza e sicurezza, aspettano che tu rientri in careggiata e poi sorpassano tranquilli. Cioè, veramente hanno un'educazione stradale qui in Germania che è la fine del mondo. Sono veramente rimasto sorpreso. E poi la cosa più eclatante di tutte, sono partito dall'Italia, sono passato dalla Svizzera, dall'Austria, tutta la Germania. I pedaggi ci sono soltanto in Italia. Cioè, va rivista questa cosa qui, eh. Vogliamo tanto essere europei? Cosa vuol dire che noi ancora dobbiamo pagare autostrade? Cioè, e poi così care. E poi neanche fossero così belle. Cioè, noi abbiamo le autostrade che cadono giù, che letteralmente crollano, piene di buche, piene di deviazioni, asfalto di merda, e carissime da pagare. Qui mi sono fatto praticamente delle piste di pattinaggio, autostrade perfette, liscissime, bellissime, grandi, 3 corsie, 4 corsie, continuamente, sempre, e sono tutte gratuite, non c'è un casello da nessuna parte. Cioè ragazzi, siamo veramente stronzi in Italia, ma veramente stronzi in Italia.